Ciao ragazzi, ed eccoci qua con questa seconda parte di questo tutorial su OnResp. In questo vedremo come simulare una tromba con una procedura guidata, onde evitare errori, soprattutto per i meno esperti, ok? Bene, una volta avviato il simulatore, comparirà, abbiamo questa finestra, ok? Da questa andiamo su Help e clicchiamo su Input Wizard, appunto, procedura guidata, ok? In questo caso avevo fatto le prove, diciamo no, non ci interessa. Benissimo, in questa finestra bisogna scegliere lo spazio in cui si vuole simulare, ok? Lasciamo la prima scelta, quindi spazio libero, cioè che sarebbe grosso modo diciamo un ambiente anecoico, ok? Poi si può variare eventualmente. Procediamo. Qua appunto scegliamo di simulare una tromba caricata sul fronte dell'altoparlante, ovviamente un solo segmento per facilitare eventualmente per chi volesse al limite provare questo piccolo progetto, ok? Quindi mettiamo un solo segmento perché sarà più semplice poi realizzarlo. Profilo conico, ovvero dritto, sempre per semplificare. Nella camera che abbiamo scelto, questa se è chiusa con assorbente, senza fonoassorbente, o in bus reflex chiusa con assorbente, ok? Prima voce. Se è previsto una camera nella gola, no, per semplificare sempre. Qua ci fa un riepilogo, procediamo. Abbiamo concluso, ok? Questa è la nostra tromba con camera, sulla quale caricare una camera chiusa con fono assorbente, e il nostro profilo conico, quindi dritto. Clicchiamo Finish Termina. A questo punto dobbiamo inserire i parametri TL small del nostro altoparlante scelto. In questa occasione ho ritenuto opportuno scegliere appunto il PVA 1275 di Ciare, perché innanzitutto ha un rapporto qualità-prezzo quasi imbattibile sui 140 euro, insomma, salvo offerte speciali. Presenta 97 decibel di sensibilità con circa 450 watt, ok? E un fs a 53, visto la sensibilità è veramente, diciamo, molto interessante questo altoparlante. Ricordo oltretutto che per quanto riguarda gli altoparlanti da caricare o simulare per un'eventuale tromba, questi dovranno avere un OBP che sia superiore a 100 e in verità meglio che siano superiori a 120, ok? Cose dell'EBP, lo ricordo, è il rapporto tra FS e QS. Questo 1275 PVA lo possiamo calcolare insieme, ok? Allora fs 53 diviso punto 32 ha un EBP di 165, abbastanza elevato, ok? Proprio per rafforzare insomma le condizioni che vi stavo segnalando, che deve avere un EBP abbastanza alto, quindi superiore a 120, ok? Bene, allora andiamo a caricare il nostro altoparlante, doppio clic su SD, eccoci qua, carichiamo la nostra, o meglio l'SD di questo altoparlante, che è pari a 531 RE 5 e 4, FS abbiamo detto 53 appunto, via esso VAS
Pimax da 52, QS.32, QMS 4 e 1, LE 1.06, Pimax abbiamo detto 450, non mi ricordo, sì, 450 abbiamo detto e confermiamo. XMAX 7.3, bene, a calcolare il QTS, virgola 3, sì, ha calcolato anche il BL che ce l'abbiamo, 19,6, 19,8, perfetto, dice che è più piccolino qua, e ha ragione, deve essere minimo pari all'SD dell'altoparlante, la sezione diciamo 531, che è la gola, ok, dove è situato il nostro altoparlante. Non è detto, non siamo obbligati, però partiamo da questi dati. A questo punto possiamo fare calcola, vuoi mascherare? No, eccola qua. Il nostro altoparlante è caricato posteriormente su una cassa chiusa con fono assorbente, profilo conico, ok. Andiamo su Windows, input parametro non ci fa accedere diciamo agli strumenti, perché dobbiamo andare a configurare sempre con la procedura guidata il box, ovvero tutta la camera. No signore, eccola qua, perfetto, ok. Ora come tutte le cavità, la nostra tromba si può accordare al quarto d'onda, ok. Abbiamo detto che il nostro altoparlante, mettiamo, pardon, l'ho chiuso, sì, PVA 1275, ecco qua, volevo fare questo. Allora, spostiamoci un altro pochino, niente da fare. Allora, abbiamo detto ha un fs di 53, proviamo ad accordare a 50. Come si calcola? Solita procedura, prima la lunghezza d'onda, che è pari al rapporto tra velocità diviso frequenza, 50, diviso quarto perché è un quarto. Quindi per accordare al quarto d'onda questa tromba deve essere lunga 1,70 m. Questo qua è il cursore della lunghezza e ci mettiamo a 172. Ricondiziamo questo che ci dà fastidio. Qua va bene così. E abbiamo determinato la lunghezza. Ora per quanto riguarda l'area di bocca, quindi l'S2, questa qua, possiamo sempre fare riferimento alle sacre FUM sui vari testi specifici, ma grossolanamente per un profilo conico possiamo prendere la frequenza e dividere per 2π greco, ovvero, o meglio, pardon, la lunghezza d'onda e dividere per π greco, se è 28. E calcoliamo anche in questo caso il diametro di questa sezione circolare presunta, ok, di quest'area. Quindi di nuovo 344 diviso la frequenza, otteniamo la lunghezza d'onda, ok, diviso per 2π greco, 6,28, sarebbe 2,14 per 2, abbiamo una sezione con diametro di 1 metro, ok. Per calcolare la superficie di questo ipotetico cerchio, ovviamente raggio quadrato per 3,14, partiamo direttamente con i centimetri per non fare le equivalenze dopo, quindi 50 elevato al quadrato per 3,14, ok. Abbiamo una superficie di bocca di circa 8000 cm quadrati. Col cursore
ce le andiamo a cercare, eccoci qua, ok, e possiamo andare direttamente ora a vedere la risposta. Eccola qua, togliamo la memoria, stiamo a 65 a 103 con un watt, ok, non è proprio lineare, però vi ricordo che noi stiamo simulando in campo libero, ok. Volendo possiamo anche estendere la simulazione più o meno a una situazione reale, ok? Quindi dobbiamo cambiare il nostro ambiente, andiamo a variarlo, andiamo in altro, eccolo qua, il fattore di attività, 4 pieghe castelliane, quindi campo libero, semispazio, con parete, 3 pareti, quindi in angolo. Eccola qua, la nostra risposta se disponiamo, diciamo, il nostro altoparlante. Sì, ok. Andiamo adesso sulla sezione risposta, proviamo a allungare un pochino. Vediamo un attimo di linearizzare un pochino la nostra risposta. Andiamo sulla camera invece, vediamo se possiamo ottenere qualche cosa da qua. 10 litri è un pochino pochi. Sì, 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 sì. Sì, 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 ok. Diciamo che un 30 litri sono come minimo, ok. Vediamo il fono assorbente, anzi mettiamoci proprio sul sistema della camera, ok. Questa qua è invece la profondità e qua sotto abbiamo, diciamo, la densità o le caratteristiche del fono assorbente, che è quello massimo, comunque lana di vetro, cascame, tutti quelli diciamo ad alta densità vanno bene, e questo invece è lo spessore, ok? Vediamo, sì, lo spessore. Quindi andiamo a vedere la risposta in funzione del fono assorbente in questo caso. No, vediamo prima la lunghezza. No, 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 no. Quindi non può essere più lunga, profonda, ok? Di 20, diciamo sui 20 cm, se no iniziano delle risonanze, anche se poi questo sarà tutto filtrato, quindi volendo non ci può interessare di meno, ok? Atteniamoci al limite dei litri, 30 litri minimo in questo caso, e andiamo a vedere invece il fono assorbente. Il fono assorbente, sì, deve essere presente, anche se stiamo a 1000, siamo fuori Italia, quindi non è che ci interessa più di tanto, però diciamo se è presente male non fa sicuramente. Vediamo la quantità abbondante sulle pareti, ok, 30 litri con fono assorbente abbondante sulle pareti. Ritorniamo alla nostra risposta, ritorniamo alle nostre sezioni e stiamo a 4000, proviamo a aumentare e ritornare ai nostri 8000, ok. Effettivamente adesso sì che si ragiona bene bene. Vedete qua, andiamo sulla nostra camera e aumentiamo un pochino di fono assorbente, ecco qua, perfetto.
risposta, andiamo sulle sezioni. Ok, adesso proviamo a ritornare sui 170. E là. Però no, eccessivo. Quando avevamo 7-8 mila, siamo a 6 mila, anche di meno. Eh sì, perché ci siamo messi in angolo e abbiamo recuperato. Stiamo a 60, non male, proprio niente male. Sì, sì. Sì, è in angolo? Sì, 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 è in angolo, perfetto. Perfetto. Allora, ritorniamo. No, abbiamo detto sulla nostra risposta. E ragazzi, io credo che non sia per nulla male. Possiamo ridurla ancora? Sì. Considerando che siamo in angolo, abbiamo recuperato tantissimo. Forse anche la lunghezza? Sì, anche la lunghezza. Tenendoci questo limite a 60, diciamo 64 flat. Non male, non male, per nulla. Tenete presente che poi abbiamo, quando sarà posizionata, abbiamo ancora altri fattori di correzione, voglio dire, ci sono delle, all'atto pratico, diciamo, sarà un pochino meglio ancora, ok? Bene, io credo che mi possa fermare qua. Abbiamo visto quali sono i parametri da andare a modificare eventualmente a piacimento, a secondo cosa vogliamo ottenere in funzione della lunghezza e in funzione dell'area di bocca, ok? Perché ovviamente si ha una risposta, una campana diversa. Bene, sì, non mi voglio dilungare molto, anche perché insomma ci sarebbe anche tantissimo ancora da eh, mostrarvi, ma per quanto riguarda questa simulazione, per quanto riguarda una tromba con profilo diciamo conico, con un solo segmento, e ripeto, per chi volesse tentare anche diciamo, la progettazione, o perdono, l'esecuzione di questo progetto che è abbastanza semplice, per ottenere come minimo questi risultati che già sono diciamo abbastanza interessanti, ok? E ripeto, il driver sui 140 euro, niente di che. Bene, mi fermo qua. Consiglio, come sempre, per chi fosse interessato a tali argomenti di iscriversi al canale. E ahimè, YouTube mi ha segnalato che solo il 15% degli iscritti ha attivato la campanella per le notifiche dei nuovi video. Non capisco il perché. Vi iscrivete e poi non attivate la campanella per essere avvisati sulle nuove uscite. Fatelo, insomma, se no non ha senso insomma, restare iscritti al canale, che ringrazio tutti ovviamente. Bene, come dicevo, mi fermo qua, ci sentiamo per la prossima, ciao!